Allora, ok, partiamo dalla creazione di un cubo. Creiamo un cubo, posizioniamo l'angolo nel vertice degli assi cartesiani, lo suddividiamo per quanti, segmenti ci propone la griglia del layout. E una volta ottenuta la nostra figura, adesso lo visualizziamo per maglia e diamo l'invio, e adesso andiamo a selezionare i punti dell'angolo più esterno. Questo poi dopo questo ci serve a noi per creare le bande nere per quanto riguarda il chuck. Facciamo un merge point, che eliminiamo i punti in eccesso perché si vanno praticamente ad accavallare più punti. In quel caso lì in automatico il software ci permette di toglierli. Adesso creiamo la parte che si muove del chuck, cioè l'asta, quella lì che va a battere per dare il segnale di attacco tra la ripresa video e la ripresa audio. In effetti questo serve il chuck. Facciamo delle stesse misure, diminuiamo il numero di segmenti, ecco, che ci portiamo uguale a quello di partenza, diamo l'invio e anche in questo caso qua andiamo a selezionare i punti per creare queste strisce che poi saranno colorate bianco e nero. Ecco, posizionato in questo punto qua. Ovviamente devo prima deselezionare i punti per applicare il merge point. Ecco, adesso ci segnala che ci sono due punti da eliminare, ma in effetti se noi adesso che lo capovolgiamo riproviamo di nuovo col merge point, individuerà altri due punti da eliminare. Come potete vedere anche qua c'è quella macchia nera, ma in effetti perché ci sono i punti che si accavallano. Ecco, eliminato tutti i punti in eccesso, adesso andiamo a colorare il nostro oggetto. Questo ovviamente ho fatto questa modellazione così per risparmiare anche nelle texture, perché potevo anche benissimo disegnarlo normalmente, poi dopo avrei applicato una texture che raffigurava queste frecce e sarebbe stato più semplice, però è un modo come un altro per farvi vedere che comunque ci possiamo aiutare anche durante la realizzazione di un modello, in modo che evitiamo di usare delle texture, delle bitmap per texturizzare un oggetto. Ecco, adesso così torno un attimo indietro così mi inverto la selezione, così creo un fondo bianco e proseguo nella lavorazione dell'oggetto. Ecco qua, adesso bianco. Vado a selezionare anche le parti che prima erano nascoste e non ho selezionato, invoco la lettera Q, richiamo il menu dell'assegnazione del colore e niente, controllo che non ci siano cose strane e poi procedo con il resto della colorazione. Andiamo a vedere. Allora, posizioniamoci nell'altro layer, quello che contiene la base del nostro chuck. Con la selezione dei poligoni vado a selezionare quella parte di poligoni che poi fungerà da lavagna se ci voglio inserire dentro didascalia per quanto riguarda la ripresa. Quindi gli do un colore qualsiasi, posso scegliere uno qualsiasi, non ha importanza, tanto verrà sostituito in questo caso da una bitmap. Poi seleziono altri pezzi perché voglio creare praticamente delle tonalità di colore proprio appunto come riferimento, in modo che in fase di color correction ho dei punti di riferimento per quanto riguarda la cromia della ripresa. Ovviamente qua stiamo parlando di un mondo virtuale, quindi non ha nulla a che fare con le riprese, è solo per creare un modello vicino alla realtà di come è un chuck. Quindi faccio tutti
le mie barre di colori, i colori RGB e complementari. Creato questa prima, diciamo, serie di colori, adesso vado a creare le tonalità di grigio, quindi vado a selezionare, a dargli un nome per differenziare il colore da un altro, quindi vado a selezionare tutti praticamente un po' alla volta, faccio l'assegnazione, creo una sfumatura di grigio, ovviamente ripeto è sempre virtuale, quindi potrei anche non essere fedele o comunque non rispettare determinati colori, ma non ha assolutamente nessuna importanza. È un modo come un altro per farvi vedere che si può colorare benissimo un oggetto senza bisogno di ricorrere ad artificiose texture particolari. Quindi una volta fatto questo selezioniamo anche l'ultimo colore, ovviamente si seleziona il poligono, si preme Q e viene fuori il menu che gli diamo il nome al canale di colore, dopodiché se scegliamo il colore o dalla paletta di sistema oppure variando i tre valori RGB possiamo anche spostarci in qualsiasi di queste palette, diamo l'ok e viene assegnato il colore. Ecco, una volta fatto questo, ovviamente ricordate sempre di salvare l'oggetto, controlliamo, appuriamo che non ci siano cose, poi F7 invochiamo il menu dei layer, gli diamo un nome all'oggetto, quindi in questo caso qua asta e chuck, l'asta gli diciamo che è imparentato col chuck, ecco, giusto per avere già un'impostazione in modo che quando ci spostiamo nel layout gran parte del lavoro ce lo troviamo già fatto. Allora adesso, come potete vedere, vado a selezionare l'oggetto chuck, lo posso ruotare, in contemporanea si muove anche l'asta, quindi è, diciamo, ancorata all'oggetto principale che è quello del chuck. Adesso faccio un po' di prove, qua metto in visualizzazione, diciamo, realistica, è un virtual render. Adesso gli do uno sfondo, quindi nel background do uno sfondo tutto grigio uniforme, così giusto per vedere l'oggetto. Qua se io quando vado ad animare, come potete vedere, se non sto attento rischio di intersecare praticamente l'oggetto nell'altro. Come faccio? Invoco M motion, metto su le impostazioni praticamente del controllo di handling, gli dico che praticamente non deve andare oltre lo 0% e non oltre il 90%, disabilito gli altri assi perché quelli non li utilizzerò mai, e quindi quando vado a spostare l'asta sono sicuro al 100% che non interferirò sugli altri controlli. Mi vado a creare la mia animazione, esatto, per keyframe gli dico come si deve muovere l'oggetto e niente, adesso ve la guardate un attimo. Ecco, quello è molto più veloce, così anche il rimbalzo è più veloce rispetto al movimento che fa l'asta, e quindi creiamo un'animazione di 50 frame. Ecco qua, allora tolgo i frame in eccesso, quindi mettete a 50 e sposto la camera in modo che ho un'inquadratura completa, creo un preview dell'animazione, la visualizziamo ed ecco qua. Questa è una previsualizzazione dell'effetto che otterremo una volta renderizzato. Detto questo, al prossimo tutorial e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ciao!